abbiamo potuto vedere dalle anteprime, ragazzi, oggi andremo proprio a vedere il marciume del peperone, un aspetto molto importante su questa cultivar da capire e da andare a prevenire. Andiamo subito al video senza perderci in chiacchiere. Iniziamo subito con il vedere come si presenta il marciume del peperone, anche chiamato marciume apicale, come quello del pomodoro, diciamo. Qui siamo in una situazione avanzata, quindi già vediamo uno stadio avanzato di questo marciume. Inizialmente queste macchie, questa parte diciamo rovinata del frutto è proprio bianchiccia, molliccia, inizia proprio a fradiciarsi in questo punto il peperone. Poi che succede? Che con il passare del tempo questo tessuto rovinato inizierà proprio a seccarsi, a necrotizzarsi, quindi la fase successiva è di avere proprio dei frutti che sono completamente essiccati su questa parte del frutto, quindi non sono più commercializzabili. Chiaramente attacca il frutto e lo attacca sin da quando è piccolino, quindi grande già come un'albicocca, ma può anche attaccare frutti più grandi fino proprio alla fase di maturazione. Vediamo subito quali sono le cause. Dobbiamo subito dire che non è una malattia, è una fisiopatia, cioè è un qualcosa indotto da una situazione che è esterna alla malattia, quindi una situazione di squilibrio idrico piuttosto di condizioni climatiche. Quella da malattia, che poi affronteremo più avanti, è tutta quanta un'altra questione, è un batterio. Qui siamo invece di fronte ad un marciume creato proprio generalmente da squilibri idrici. Che vuol dire squilibri idrici? Proprio quando noi facciamo passare troppo tempo alla nostra pianta prima di annaffiarla, che succede? Che lei cerca di prendere liquidi dall'apparato radicale ma non ci riesce, la pianta inizierà un po' ad appassire, la linfa inizierà un po' a circolare meno, nelle ore più calde anche il frutto inizia ad appassirsi. Poi chiaramente quando noi dobbiamo andare ad annaffiare esageriamo magari con l'annaffiatura perché ci sentiamo anche un po' in colpa e qui facciamo proprio quello che non dovremmo. Che succede? Che la pianta a questo punto sente la gran umidità dell'apparato radicale, prende la circolazione della linfa, si ravviva, va a alimentare chiaramente tutte quante le foglie, i frutti, ma nell'area dove il frutto ha perso turgidità, lì inizia proprio questa necrotizzazione della diciamo parte esterna della polpa del frutto, che poi si trasferisce anche alla parte interna e ecco che cosa succede. Quindi proprio questi squilibri idrici diciamo che fanno sì che i tessuti vengono un po', no, come si dice, ad alterarsi e quindi si crea proprio questo marciume. Poi al contempo chiaramente la pianta che non riesce più nel momento di siccità a prelevare gli elementi nutritivi, soprattutto il calcio ed il magnesio che mantengono forti e robusti i tessuti dei frutti, non alimenteranno bene il frutto e quindi c'è un indebolimento dei tessuti esterni. Poi quando arriva all'innaffiatura questi calcio e magnesio, questi elementi si diluiscono ancora di più e quindi peggioriamo la situazione. Qui posso essere certo di quello che ho fatto perché ho deviato il flusso dell'acqua di innaffiamento, ho indotto volutamente una condizione di siccità alla pianta, mentre guardate, non dico un filo di bugie, questi qua dietro che sono normalmente annaffiati sono belli e vegeti. Il marciume del peperone è anche indotto dagli eccessi di concimazione con concimi diciamo i nitrati. Perché? Perché proprio innalzano la salinità del substrato, quindi non esageriamo mai con i concimi nitrati, non esageriamo mai neanche con i concimi azotati, perché si fanno sviluppare la parte vegetativa esterna ma non danno turgidità al frutto che potrebbe andare appunto in queste condizioni di marciume. Che cosa possiamo fare per evitare che i peperoni presentino questa condizione di marciume? Innanzitutto appunto evitare gli squilibri idrici, quindi cerchiamo di annaffiare tutti i giorni, magari poco e spesso come dico io. Possiamo aiutarci anche ponendo della pacciamatura sull'apparato radicale in modo che l'apparato radicale si stressa meno. In questo caso che dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad eliminare chiaramente con un paio di forbici i peperoni che sono oramai colpiti, malati, li andiamo a eliminare, disinfettate le forbici sempre
con dell'alcol, lasciate agire l'alcol un paio di minuti sulle vostre forbici in modo che sono ben disinfettate. I frutti chiaramente ridotti in questo modo sono incommestibili, tagliamolo uno in due, ecco qua, vedete sono completamente marci, anche poi la parte interna dei semi viene attaccata, quindi non può essere neanche recuperato per eventualmente fare una sementa e bisogna solamente buttarli. A questo punto, una volta che abbiamo eliminato i nostri peperoni, andiamo a dare degli apporti nutritivi di calcio e magnesio alla nostra pianta. Come si fa? Con un concime liquido. Questo concime liquido possiamo andare a nebulizzare sulla nostra parte aerea delle piante, quindi direttamente sulle foglie, e poi ci possiamo anche andare ad annaffiare la nostra pianta. Quindi la nostra pianta adesso avrà ripreso tutti quanti i suoi elementi magnesio e calcio che renderanno più resistenti i peperoni all'attacco di questo marciume. E a questo punto non faremo altro che andare a dare un bel trattamento di rame alla pianta in modo che queste potature, questi tagli li difendiamo e comunque difendiamo la pianta da tutte quante le attacchi delle malattie fungine. Facciamolo in tarda serata in modo che gli insetti impollinatori non girino e i fiori sono più chiusi possibile, e abbiamo risolto così questo problema. Che dirvi altro? Spero che questo video vi sia stato di vostro aiuto. Iscrivetevi a questo nuovo canale, ragazzi. Sul vecchio canale non pubblicherò più nuovi video, lo faccio solo su questo che si chiama Natura e Bellezza. Lascio i commenti aperti, qualsiasi cosa chiedete lì dentro. Ciao ragazzi, alla prossima!